Ciao a tutti, amanti del gossip e benvenuti sul mio canale. Sono felicissima di avervi qui oggi. Spero che stiate tutti bene e pronti per un nuovo video super succoso. Oggi, ragazzi, andremo a scavare a fondo in una storia che ha fatto tremare il mondo del gossip turco. Una storia che ha coinvolto due figure amatissime dal pubblico, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Parleremo dello scandalo, o presunto tale, che ha visto i due attori protagonisti in un hotel. Preparatevi, perché vi racconterò tutto quello che so, cercando di distinguere tra realtà e finzione, tra voci di corridoio e fatti accertati. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video e supportate il mio lavoro con un bel like. Ogni vostro gesto è fondamentale per far crescere questa community di appassionati di gossip e spettacolo. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel cuore di questa vicenda. Allora, partiamo dal principio. Burak Özçivit e Neslihan Atagul, due nomi che risuonano forte nel panorama televisivo turco. Lui, il bellissimo e carismatico Kemal Kara-Sevda, lei, la talentuosa e intensa Nihan, sempre nella stessa serie. La loro chimica sullo schermo era innegabile, tanto che i fan sognavano un amore anche fuori dal set. Ma la realtà, come spesso accade, era ben diversa. Burak, infatti, è felicemente sposato con la bellissima Fariye Evcen, un'altra attrice di successo, con cui ha costruito una splendida famiglia. Neslihan, invece, è legata sentimentalmente a Kadir Dulo, anche lui attore, e il loro matrimonio è sempre stato visto come un esempio di amore e solidità. Quindi, come si è arrivati a parlare di uno scandalo che li coinvolgeva entrambi in un hotel? Beh, qui entra in gioco il mondo spesso nebuloso del gossip. Come sapete, le voci di corridoio, le indiscrezioni e le mezze verità sono pane quotidiano per noi appassionati di spettacolo. E in questo caso, la macchina del fango si è messa in moto con una velocità impressionante. Tutto è iniziato con alcuni articoli apparsi su siti web turchi, articoli che parlavano di un presunto incontro segreto tra Burak e Neslihan in un hotel. Si diceva che i due fossero stati visti entrare separatamente nell'albergo e che avessero trascorso diverse ore insieme. Naturalmente, la notizia si è diffusa a macchia d'olio sui social media, scatenando un vero e proprio putiferio. I fan si sono divisi. Da una parte, c'erano quelli che credevano ciecamente alla notizia, convinti che la chimica tra Burak e Neslihan fosse troppo forte per essere solo recitazione. Dall'altra, c'erano quelli che difendevano a spada tratta i due attori, accusando i media di aver inventato tutto per creare scandalo e aumentare le visualizzazioni. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? È questa la domanda che tutti si sono posti. La verità è che, a oggi, non ci sono prove concrete che confermino l'incontro segreto tra Burak e Neslihan in un hotel. Gli articoli che hanno lanciato la notizia si basavano su fonti anonime e indiscrezioni non confermate. Non ci sono foto, video o testimonianze dirette che dimostrino che i due attori si siano effettivamente incontrati. Allora, perché si è parlato tanto di questo scandalo? Probabilmente ci sono diverse ragioni. Innanzitutto, come dicevo, la chimica tra Burak e Neslihan Kara-Sevda era palpabile. I fan sognavano un amore anche nella vita reale e, quando si parla di gossip, i sogni dei fan possono diventare un potente motore di diffusione delle notizie. In secondo luogo, Burak Özçivit è uno degli attori più popolari in Turchia e la sua vita privata è costantemente sotto i riflettori. Qualsiasi cosa lo riguardi fa notizia, nel bene e nel male. Lo stesso vale per Neslihan Atagul, che è altrettanto amata e seguita dal pubblico. In terzo luogo, il gossip, si sa, vende. Le notizie scandalistiche attirano l'attenzione e generano traffico sui siti web e sui social media. In un mondo in cui la concorrenza per l'attenzione è sempre più agguerrita, i media sono spesso disposti a tutto pur di attirare il pubblico. Ma torniamo alla presunta relazione. Sia Burak che Neslihan hanno smentito categoricamente le voci di un incontro segreto in hotel. Burak, in particolare, si è detto molto infastidito dalle speculazioni e ha sottolineato il suo amore e la sua fedeltà verso la moglie, Fariye. Anche Neslihan ha espresso il suo disappunto per la diffusione di notizie false e ha ribadito il suo amore per il marito, Kadir. Inoltre, i rispettivi entourage degli attori hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in cui smentivano categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale tra Burak e Neslihan.
Hanno definito le voci infondate e diffamatorie e hanno minacciato azioni legali contro chiunque continuasse a diffondere notizie false. Nonostante le smentite e le minacce legali, però, le voci sullo scandalo hanno continuato a circolare per un po' di tempo. Come? Spesso accade, la verità ha faticato a farsi strada tra le bugie e le speculazioni. Alla fine, però, la calma è tornata e la storia è stata archiviata come una delle tante bufale che circolano nel mondo del gossip. Ma cosa possiamo imparare da questa vicenda? Innanzitutto, dobbiamo essere sempre cauti quando leggiamo notizie di gossip. Non tutto quello che viene pubblicato online è vero e spesso le notizie vengono esagerate o addirittura inventate di sana pianta per creare scandalo. In secondo luogo, dobbiamo rispettare la vita privata delle persone, soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici. Gli attori, come tutti noi, hanno il diritto alla privacy e non è giusto giudicarli o condannarli sulla base di voci di corridoio o speculazioni infondate. In terzo luogo, dobbiamo essere consapevoli del potere dei media. I media hanno la capacità di influenzare l'opinione pubblica e di distruggere la reputazione delle persone. Per questo motivo, è importante che i giornalisti siano responsabili e veritieri nella loro attività. In definitiva, lo scandalo tra Burak e Neslihan in hotel si è rivelato essere una bolla di sapone, una storia inventata per creare scandalo e attirare l'attenzione. Fortunatamente, la verità è venuta a galla e i due attori hanno potuto riprendere le loro vite senza essere perseguitati da accuse infondate. Ed eccoci giunti alla conclusione di questo video. Abbiamo analizzato a fondo lo scandalo che ha coinvolto Burak Özçivit e Neslihan Atagul, cercando di capire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in questa storia. Abbiamo visto come le voci di corridoio e le speculazioni possono creare danni enormi alla reputazione delle persone e come sia importante essere cauti quando leggiamo notizie di gossip. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito una visione più chiara di questa vicenda. Se avete domande o commenti, non esitate a lasciarli qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di discutere con voi di questo argomento. E ora, prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video e supportate il mio lavoro con un bel like. Ogni vostro gesto è fondamentale per far crescere questa community di appassionati di gossip e spettacolo. Non dimenticate di condividere questo video con i vostri amici e sui vostri social media. Più siamo, più ci divertiamo. E soprattutto, non dimenticate di lasciare un commento qui sotto. Mi farebbe tanto piacere sapere cosa ne pensate e se avete altre storie di gossip da suggerirmi. Grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao! Ok, ragazzi, ma non pensate che la storia finisca qui. Come vi dicevo, la macchina del gossip è implacabile. Anche se l'onda iniziale dello scandalo si è placata, i suoi effetti si sono sentiti per un bel pezzo. Cerchiamo di analizzare meglio cosa è successo dopo che la notizia è esplosa. Innanzitutto, Fariye Evcen, la moglie di Burak. Immaginatevi la sua situazione. Essere una donna sposata, una madre, e vedere il nome del tuo amato accostato a quello di un'altra attrice in un contesto scandaloso. Deve essere stato terribile. Ovviamente, Fariye ha subito difeso il marito pubblicamente, mostrando una forza d'animo incredibile. Ha rilasciato dichiarazioni in cui esprimeva la sua fiducia in Burak e ribadiva la solidità del loro matrimonio. Ma, ragazzi, diciamocelo, anche la donna più forte del mondo avrebbe vacillato di fronte a una situazione del genere. Dietro la facciata di serenità e supporto, sicuramente c'era tanta preoccupazione e forse anche un po' di rabbia. E Kadir Dulu, il marito di Neslihan, anche lui si è trovato in una posizione scomodissima. Il suo matrimonio, sempre presentato come un modello di amore e complicità, è stato improvvisamente messo in discussione da voci infondate. Kadir, come Fariye, ha dimostrato grande maturità e sostegno alla moglie, smentendo categoricamente qualsiasi crisi e ribadendo il suo amore per Neslihan. Ma, anche in questo caso, è lecito immaginare che lo scandalo abbia creato qualche tensione all'interno della coppia. Non è facile ignorare le malelingue, soprattutto quando si tratta della persona che ami. Ma non sono stati solo i coniugi a risentirne. Anche le carriere di Burak e Neslihan hanno subito un contraccolpo, seppur temporaneo. Anche se entrambi sono attori molto stimati e richiesti, un'ombra di sospetto si è allungata sulle loro figure pubbliche. Alcuni brand con cui collaboravano hanno preferito prendere le distanze, temendo che lo scandalo potesse danneggiare la loro immagine.
Alcuni progetti televisivi sono stati messi in stand-by, in attesa che la situazione si calmasse. Insomma, un vero disastro. E poi c'è l'aspetto dei social media. Ragazzi, non dimentichiamoci che viviamo in un'era in cui i social media sono una cassa di risonanza amplificata per qualsiasi tipo di notizia, vera o falsa che sia. In questo caso, lo scandalo tra Burak e Neslihan è diventato virale in pochissimo tempo. Twitter, Instagram, Facebook, tutti ne parlavano. Hashtag creati ad hoc, commenti al vetriolo, meme irriverenti. Un vero e proprio circo mediatico. Burak e Neslihan sono stati bersagliati da insulti, accuse e giudizi sommari. Le loro pagine social sono state invase da hater che si sono scatenati senza pietà. Una situazione davvero difficile da gestire. Ma la cosa più triste, secondo me, è vedere come questa vicenda abbia alimentato il lato più oscuro del fandom. Come vi dicevo, molti fan sognavano un amore tra Burak e Neslihan anche fuori dal set. E quando hanno sentito parlare dello scandalo, hanno pensato che i loro sogni si stessero finalmente realizzando. Hanno iniziato a sostenere la presunta relazione clandestina, a criticare Faria e Kadir, e a insultare chiunque osasse difendere Burak e Neslihan. Un comportamento davvero deplorevole. Dobbiamo ricordarci che i fan sono appassionati, ma non devono mai oltrepassare il limite del rispetto e della decenza. E cosa hanno fatto Burak e Neslihan per difendersi da tutte queste accuse? Come vi ho già accennato, entrambi hanno smentito categoricamente le voci di un incontro segreto in hotel. Hanno rilasciato interviste in cui hanno ribadito la loro innocenza e hanno sottolineato l'importanza della verità. Hanno cercato di proteggere le loro famiglie e le loro carriere dal fango del gossip. Ma non è stato facile. La macchina del fango era già in moto e fermarla era quasi impossibile. Burak e Neslihan hanno dovuto affrontare un periodo molto difficile, fatto di stress, ansia e frustrazione. Hanno dovuto imparare a convivere con le malelingue, a ignorare le provocazioni e a proteggere la loro privacy. E alla fine, la verità è venuta a galla. Come vi dicevo, non ci sono mai state prove concrete dell'incontro segreto in hotel. Gli articoli che hanno lanciato la notizia si basavano su fonti anonime e indiscrezioni non confermate. Nessuna foto, nessun video, nessuna testimonianza diretta. Solo chiacchiere e illazioni. E così, lo scandalo tra Burak e Neslihan si è sgonfiato come una bolla di sapone. La calma è tornata e i due attori hanno potuto riprendere le loro vite. Ma le cicatrici di questa vicenda rimarranno per sempre. Questa storia ci insegna quanto sia importante essere cauti quando leggiamo notizie di gossip. Non tutto quello che viene pubblicato online è vero e spesso le notizie vengono esagerate o addirittura inventate di sana pianta per creare scandalo. Dobbiamo imparare a distinguere tra la realtà e la finzione, tra le voci di corridoio e i fatti accertati. E ci insegna anche quanto sia importante rispettare la vita privata delle persone, soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici. Gli attori, come tutti noi, hanno il diritto alla privacy e non è giusto giudicarli o condannarli sulla base di voci di corridoio o speculazioni infondate. Dobbiamo ricordarci che dietro ogni personaggio famoso c'è una persona con i suoi sentimenti, le sue fragilità e le sue paure. E infine, ci insegna quanto sia potente il ruolo dei media. I media hanno la capacità di influenzare l'opinione pubblica e di distruggere la reputazione delle persone. Per questo motivo, è fondamentale che i giornalisti siano responsabili e veritieri nella loro attività. Devono verificare le fonti, controllare le informazioni e evitare di diffondere notizie false o tendenziose. Insomma, lo scandalo tra Burak e Neslihan è una storia che ci fa riflettere sul mondo del gossip, sui suoi meccanismi e sulle sue conseguenze. Una storia che ci ricorda che la verità è spesso più complessa di quanto sembra e che dobbiamo sempre essere critici e consapevoli quando leggiamo notizie di spettacolo. E ora, ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questa storia. Vi ha sorpreso? Vi ha deluso? Avete mai creduto alle voci di una relazione tra Burak e Neslihan? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. E non dimenticate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di supportare il mio lavoro con un bel like. Ogni vostro gesto è fondamentale per far crescere questa community di appassionati di gossip e spettacolo. Grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao! E state attenti a quello che leggete in giro, mi raccomando. Faccina ammiccante.